Quindi con uncinetto numero 4 iniziamo agganciandoci in uno dei punti della nostra base. Io carico il filo e realizzo una catenella. Adesso entro nel punto dopo e lavoro una maglia bassa, entro in quello dopo e lavoro un'altra maglia bassa. Nel terzo lavoro 2 maglie basse, di nuovo una maglia bassa nel primo, una maglia bassa nel secondo, 2 maglie basse nel terzo. Ora i miei punti, come potete vedere, sono abbastanza vicini. Chiaramente se i vostri fori sono un po' più distanti, probabilmente andrà fatta una maglia bassa, 2 maglie basse, una maglia bassa, 2 maglie basse, quindi dovete fare delle prove. Nel mio caso lavoriamo nel primo una maglia bassa, nel secondo una maglia bassa e nel terzo 2 maglie basse. E vado a proseguire con questa sequenza fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, guardate dove ho iniziato. Io qui ho praticamente fatto solo una catenella, quindi non ho lavorato la maglia bassa, quindi entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. Allora, come potete vedere, io ho iniziato da subito dopo con le 2 maglie basse, quindi una maglia bassa 2, e nel punto precedente ho una maglia bassa 2, quindi quando vado a completare nell'ultimo punto realizzo 2 maglie basse, così ho proprio una sequenza perfetta e così vedete sarà il nostro risultato. Adesso entro nel punto seguente, vedete, prendendo entrambe le asoline e lavoro una maglia bassissima. In questa maniera qui io ho chiuso il lavoro. Adesso entro nello stesso punto, guardate, uguale, però in coste. Quindi dove ho chiuso a maglia bassissima entro di nuovo e lavoro una maglia bassa in coste. Su questa maglia bassa noi andiamo a mettere un marcapunti. È importante mettere il marcapunti, altrimenti non avete un segno dove inizia chiaramente e termina la riga. E adesso in ogni punto basso, vedete, entriamo in coste, quindi prendiamo solo la solina esterna e lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante, in questa maniera qui. E facciamo questo ovviamente per tutto il perimetro fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo, guardate, dove ho il marcapunti, quindi abbiamo completato la riga. Entro dove avevo il marcapunti prendendo entrambe le asole, vedete, in questa maniera qui, e lavoro una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti. Adesso non facciamo altro che andare a lavorare delle maglie basse, sempre una su ogni maglia bassa, prendendo entrambe le asole, quindi in questa maniera qui, e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare al marcapunti. Abbiamo completato quindi un'altra riga, giriamo adesso ovviamente la lavorazione, vedete che è salita abbastanza e questo, guardate, sarà il risultato. Questa ovviamente è la parte del rovescio e questa sarà la parte, questa è la parte del dritto e questa è la parte dell'interno. Togliamo il marcapunti, ci agganciamo sempre, guardate, prendendo 2 asoline e lavoriamo la maglia bassa, e su questa maglia bassa va sempre messo il marcapunti e proseguiamo lavorando sempre una maglia bassa in ogni punto, prendendo entrambe le asole. Ovviamente il punto di lavorazione può anche variare, io sto lavorando a maglia bassa, ma voi potete tranquillamente cambiare anche il punto. E quindi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire con delle righe ovviamente che arriveranno ad una certa altezza che ci occorre per questa misura, che è 8 cm la mia chiusura metallica. Ovviamente in base poi alla chiusura andiamo a fare più righe in altezza. Io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe e centimetri ho realizzato. Ho proseguito fino ad arrivare ad un totale di 11 righe. In centimetri abbiamo un totale di 10 centimetri. A questo punto, guardate, nel punto precedente, vedete, al marcapunti io taglio il filo e tolgo il marcapunti
aggiustiamo un po' nelle mani la lavorazione, salto, vedete il punto del marcapunti, io lo salto e con un ago, con una cruna più larga, mi aiuto per chiudere la lavorazione a spirale. Quindi salto questo punto, vedete, entro da dietro in questa maniera qui e vado a ricreare il punto così, entro di nuovo e ricreo, vedete, il punto. In questa maniera non andiamo a creare lo scalino, quindi è importante chiudere in maniera corretta. E poi questo filato non facciamo altro che andare a nasconderlo all'interno del lavoro. Tenete presente che possiamo poi saldare con accendino. Io adesso taglio e poi andrò a saldare con accendino. Quindi aggiustate ovviamente sempre nelle mani la lavorazione, perché la lavorazione a spirale deve essere distesa dopo nelle mani, altrimenti vi crea ovviamente come se praticamente avete una riga in più, ma è solo una sensazione dovuta alla, cioè visiva ovviamente, dovuta alla lavorazione. Adesso andiamo a contare i punti. Io ho un totale di 32 maglie basse, quindi che cosa faccio? Metto il marcapunti su un punto, tanto è una lavorazione circolare, conto 15 maglie basse, sulla 16ª metto un altro marcapunti e di qua ovviamente ho altri 15 maglie basse, quindi avrò 15 maglie basse da un lato e 15 dall'altra. Dove abbiamo il marcapunti noi non lavoriamo e a questo punto non faccio altro, vedete che nel punto dopo, quindi subito dopo il marcapunti, carico il mio filo con una catenella, mi aggancio, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa in questa maniera qui. E adesso lavoro una maglia bassa in ogni punto, quindi lavorerò un totale di 15 maglie basse fino ad arrivare ovviamente qui dove ho il marcapunti. Quando arrivo, vedete, quindi ho completato le 15 maglie basse, io qui ovviamente non devo lavorare, quindi che cosa faccio? Per evitare che praticamente io debba staccare il filo, faccio semplicemente in questa maniera qui, entro, vedete, dove ho il marcapunti, tiro questo filo così, in questa maniera qui, entro nel punto subito dopo, vedete, in questa maniera qui, e semplicemente carico il filo, lo faccio attraversare, vedete, attraverso la solina così, mi aggancio con una catenella, entro di nuovo e lavoro una maglia bassa. In questa maniera qui praticamente non ho tagliato il filo e vado a lavorare le mie 15 maglie basse da capo, quindi vado a proseguire fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo, vedete, nell'ultima maglia bassa da lavorare precedente al marcapunti, taglio il filo e a questo punto questo filo lo andiamo a chiudere, vedete, a nascondere all'interno del punto successivo in questa maniera qui e lo faccio uscire da questa parte qui, perché comunque dobbiamo andare a nasconderlo all'interno del filato. Ora che ci sia ovviamente, vedete, uno scalino nei lati, questo ovviamente fa parte della lavorazione. Questo significa che noi andremo a cucire le due parti, vedete, quindi questa parte su questo e questo, quindi la parte centrale, vedete, dove abbiamo il marcapunti, la lasceremo aperta. Adesso per cucire la nostra chiusura dobbiamo fare in questa maniera qui, guardate, infilate in questa maniera. Pure se il filato vi sembra più abbondante, non vi preoccupate, perché la misura, insomma, della base è per questo tipo di chiusura. Quindi adesso, guardate, io mi devo aiutare per andare a infilare all'interno. Quindi qui ho, vedete, il punto, la maglia bassa più alta, e semplicemente con una forbicina, con qualcosa, insomma, che vi aiuti a infilare all'interno. Così vedete quanto più potete ovviamente infilare, perché questo rigo che abbiamo fatto di maglie basse servirà proprio a cucire praticamente la nostra chiusura metallica. Quindi vedete, io vado ad inserire piano piano così e voi dovete fare la stessissima cosa. Accertatevi di infilare bene bene.
Poi ovviamente mentre andremo a cucire andiamo sempre a controllare che non scappi, in modo che poi vedete andiamo a cucire in questi fori. Quindi io vado a proseguire e fisso la prima parte da cucire. Quindi adesso guardate, io con del filo di nylon vado a cucire, facciamo un nodino all'estremità, vado a cucire prima questa parte, ovviamente vado a bloccare il filato, vedete, all'interno, così, e poi qui vedete entro di nuovo ed esco adesso in prossimità, vedete, del primo foro, così, entro dell'altro foro e esco ovviamente, vedete, sulla parte retro, di nuovo entro qui e poi esco in prossimità dell'altro foro. Ovviamente lo dobbiamo individuare, eccolo qua, con la telecamera è un pochino più difficile per me, e dobbiamo andare a proseguire in questa maniera. Facciamo sempre attenzione che il filo si stenda bene, vedete, di nuovo entro in quest'altro foro. Quindi è abbastanza semplice. Una volta che voi avete infilato bene, vedete, questa parte all'interno della chiusura, non sarà poi difficile ovviamente andare a cucire. E andiamo a proseguire così, completando ovviamente tutta la cucitura. Una volta, guardate, che io ho cucito, questo sarà il risultato. Quindi ho cucito bene bene. Adesso non dobbiamo fare altro che andare ad infilare anche quest'altra parte, quindi all'interno della chiusura, quindi la andiamo a infilare sempre con la forbice e andiamo a completare la cucitura. Quindi non c'è bisogno di staccare il filo, perché poi andate a continuare. Quindi io vado a proseguire e poi vi faccio vedere il lavoro terminato. Una volta, guardate, che abbiamo cucito in maniera precisa la nostra chiusura, una volta che verrà chiusa, questo sarà il risultato. Quindi è molto carina, vedete, abbiamo il fondo sottostante e abbiamo la praticità di avere un portamonete o comunque una mini borsetta molto piccola alla quale possiamo, vedete, agganciare anche una catenella per mettere magari solo le chiavi, insomma qualcosa ovviamente di piccolo, oppure per una bambina o semplicemente un portamonete. Io vi ringrazio come sempre di seguire il mio tutorial. Questa è un'ottima idea regalo che potete sviluppare. Se l'idea vi è piaciuta scrivetemelo nei commenti, se avete altre idee da suggerire accetto ovviamente ogni suggerimento. Io vi saluto e vi rimando ad uno dei miei prossimi tutorial.